Buongiorno ragazzi, oggi come avete letto dal titolo facciamo una recensione e un tutorial a Binance. In particolare voglio spiegarvi tutte quelle che sono le funzioni che io utilizzo di più. Questo perché, come avete anche già visto dai video dei miei investimenti, mi sto affidando sempre di più a Binance. Ed oltretutto, se voi andate su CoinMarketCap e qui sotto al computer, Binance in questo momento è l'exchange più utilizzato e con più volumi di tutto il mercato cripto. Ed oltretutto è anche quello con la valutazione più alta di 9,9 e nelle ultime 24 ore, per darvi il dato, ha più di 30 miliardi di volume. Binance comunque è una piattaforma immensa con una moltitudine di funzionalità, quindi se volete che si vada ad approfondire un qualche dettaglio fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Partiamo dalle basi su come si crea un account. Per crearlo è veramente facile, vi servirà una mail, una password e un documento di identità valido. Io qui sotto in descrizione, se volete, vi lascio il mio link invita un amico, tramite il quale tra l'altro avete un 10% bonus di sconto sulle commissioni di Binance, che comunque sono già bassissime, ma ora le andiamo a vedere. Una volta creato, il primo step che vi consiglio di andare ad indagare è qui in alto a destra, Security, la parte di sicurezza del vostro account, perché qui comunque depositerete le vostre cripto, depositerete i vostri soldi, depositerete parte del vostro portafoglio, quindi cerchiamo di mantenere una sicurezza abbastanza alta. Le cose più importanti qui sono le autenticazioni a due fattori e come vedete io le ho attivate con Google Authenticator, il mio numero di cellulare e il mio indirizzo email. Quindi per fare il login e per confermare una transazione in uscita, un withdraw, mi arriveranno 3 codici. Sì, lo so, è una rottura di scatole, ma questi 3 codici vi salvano la vita se qualcuno viola il vostro account. Poi come vedete io qui non ho ancora settato il security key fisico, cosa che devo provare e devo fare, ma già con queste 3 cose il vostro account è più che sicuro. Oltre a questo comunque, se volete dare quello step in più per quel che riguarda la sicurezza del vostro account, prima di tutto vi consiglio di impostare il codice anti-phishing. Quel codice o quella parola vi arriva in ogni singola mail ufficiale mandata da Binance, così voi potete riconoscere che quella è effettivamente una mail mandata da Binance e non mandata da qualcun altro che sta tentando di accedere al vostro account. Un'altra cosa importante, se la impostate, è il withdrawal whitelist. Tutti i vostri unici indirizzi cripto dove si possono effettuare withdraw, dove si possono effettuare prelievi. Io non l'ho impostata perché ho una moltitudine di indirizzi cripto e continuo a crearne di nuovi. Quindi mi affido semplicemente a verifica del cellulare, Google Authenticator e email. Ora, fatto tutto questo pippone sulla sicurezza, andiamo a vedere come depositare soldi o cripto per poi utilizzarli all'interno dell'exchange. Io passo sempre da questa schermata, dalla schermata del wallet, del mio portafoglio, overview. Ora il mio saldo è nascosto, ma poi alla fine del video, se siete curiosi, vi faccio vedere cosa sto detenendo in questo momento su Binance. Detto questo, per depositare è molto semplice, si va sulla schermata Deposit e qui si sceglie: volete depositare cripto o volete depositare fiat. Fiat sono le nostre valute abituali, quindi euro, dollaro, sterlina o quant'altro. Ora vi faccio vedere come depositare fiat, poi vi do qualche suggerimento su come non sbagliare a depositare cripto e non rischiare di perdere le vostre cripto. Comunque, per depositare fiat questa è la schermata. Scegliete la valuta che volete depositare e poi vi dà i diversi metodi con cui potete effettuare il pagamento al vostro conto. Attualmente, per quel che riguarda la valuta euro, sono momentaneamente bloccati i depositi bancari SEPA diretti su Binance. Bisogna usare la piattaforma terza ADV Cash, quindi dovete aprire un account con loro, o bisogna usare la funzione peer-to-peer bank transfer, cose che io non amo particolarmente. Quindi quello che faccio in questo momento, mentre riattivano questa funzione, è depositare i miei soldi in USD, dove come vedete è disponibile il bank transfer tramite Swift. E qui vi do una chicca: per riuscire a bonificare in valuta dollari io utilizzo Revolut, dove posso detenere, scambiare e bonificare dollari senza commissioni. È una carta conto su cui ho già fatto migliaia di recensioni che vi lascio qui sotto in descrizione, e tra l'altro, se non ricordo male, in questo momento hanno anche un bonus per chi si apre il conto, anche quello ve lo lascio in descrizione. Ultimo dettaglio, come vedete qui sotto, 0 fee vuol dire che ci sono 0 commissioni sul deposito in dollari. Torniamo un attimo sul wallet e vi faccio vedere come depositare cripto senza fare cavolate. Qui si va nuovamente su deposita, Crypto Deposit. Innanzitutto si sceglie la cripto che vogliamo depositare. Prendiamo USDT, la stable di dollari, e qui la cosa più importante è selezionare la corretta blockchain da cui stiamo depositando. Per carità, su Binance, anche se sbagliamo questo passaggio,
si riescono a recuperare i nostri soldi perché l'indirizzo del nostro wallet è unico. Ma su tantissime altre piattaforme non è così e se sbagliate a selezionare la blockchain da cui state effettuando la transazione, quei soldi li perdete, quindi state molto attenti. In questo momento la blockchain più utilizzata è Ethereum, quindi con molta probabilità voi state effettuando una transazione su blockchain Ethereum, ma potrebbe tranquillamente essere che i vostri soldi sono su un'altra blockchain. Io per esempio con i miei diversi wallet ne utilizzo varie, quindi presto sempre massima attenzione su questo passaggio. Comunque, una volta selezionata la blockchain su cui state effettuando la transazione, vi verrà visualizzato l'indirizzo del wallet su cui effettuare il deposito e una volta che la transazione sarà confermata, voi all'interno del vostro wallet, nella parte Fiat and Spot, troverete le vostre cripto e le vostre valute fiat. Ora che finalmente abbiamo qualcosa dentro Binance, capiamo come utilizzare Binance. Binance prima di tutto è un exchange, quindi una piattaforma dove si comprano e si vendono criptovalute. Quindi ovviamente qui sopra in alto a sinistra abbiamo un tasto veloce con scritto compra cripto, buy cripto, da cui possiamo condensare tutti i passaggi e o tramite bonifico bancario o tramite carta di credito andiamo direttamente ad acquistare una determinata criptovaluta e qui sopra in alto a destra scegliamo la valuta con cui vogliamo acquistare. Io però fino a questo momento vi ho spiegato passo passo come si fanno tutte le cose in modo abbastanza manuale e un pelo più approfondito, quindi io non vado quasi mai ad utilizzare la funzione buy crypto perché comunque è una cosa molto da principiante che va qui, gli dice compra con carta di credito, mette per esempio euro, gli dice quanto vuole comprare, 1000 euro in bitcoin, qui si va avanti, qui si aggiunge una nuova carta, semplicemente si va avanti, si continua e si compra bitcoin in modo molto molto rapido. Però se si acquista con carta si ha comunque una commissione dell'1,8% perché ovviamente ci sono anche le fee interbancarie per riuscire ad acquistare con carta. Io invece fino adesso vi ho spiegato come mettere in sicurezza il vostro account e come depositare cercando di spendere il minimo possibile in commissioni. Quindi continuiamo con questa filosofia e non andiamo ad utilizzare il tastone semplicissimo compra cripto, però per carità se lo volete fare è molto veloce, molto rapido, molto da principianti, però funziona. Noi con questa filosofia andiamo nella funzione Trade Crypto. Qui nella parte Trade Crypto si hanno tre diverse interfacce, Convert, Classic e Advanced. Partiamo da Convert che è la più semplice. Qui in modo semplicissimo e velocissimo e con pochissimi strumenti aggiuntivi come vedremo dopo, si va a fare o un ordine a mercato o un ordine limite per acquistare cripto. Selezioniamo le due cripto che vogliamo scambiare, vendere o comprare. Io seleziono BNB così vedete un po' di volumi dato che ho un po' di BNB. Selezioniamo la cripto che vogliamo comprare, lasciamo Bitcoin e qui ci fa una preview della nostra transazione. Ci dice quanto vale un nostro BNB, quanto vale un Bitcoin in BNB e ci dice quanto riceveremo. Ovviamente se vogliamo effettuare la transazione dobbiamo schiacciare subito compra perché stiamo facendo un ordine al mercato e il mercato si sposta continuamente, quindi la stima di acquisto che ci sta dando è istantanea e dobbiamo subito accettarla se vogliamo procedere, altrimenti schiacciamo refresh e ci darà una nuova stima che è valida per 6 secondi e in questi 6 secondi dobbiamo schiacciare convert se vogliamo che la transazione prosegua. In questa semplicissima schermata c'è anche la possibilità di effettuare degli ordini limite, quindi dove noi andiamo a dire se arriva a questo prezzo, acquista o vendi. Comunque secondo me se volete effettuare degli ordini al limite non ha molto senso utilizzare questa schermata perché avete pochissimi strumenti e non avete nemmeno l'order book che come vedremo ora è disponibile sia sulla schermata Classic, vedete ci sono molti più strumenti e qui a sinistra c'è l'order book, sia nella schermata Advance, che in realtà rispetto a Classic come unica differenza ha la possibilità di spostare come vogliamo i nostri strumenti. Io tendenzialmente utilizzo quasi sempre la schermata Classic perché ha gli stessi strumenti che sono fissi e ormai mi sono abituato con questa. Prima di andare un po' più nel dettaglio per quel che riguarda l'ordine limite, che è quello che io utilizzo di più per acquistare o vendere cripto, parliamo di commissioni perché alla fine questa è anche una recensione. Queste che vedete in questa tabella qui che adesso sto facendo salire e scendere sono le commissioni per quel che riguarda il trading spot, quindi l'acquisto e vendita spot tramite queste tre diverse schermate. Le fee su Convert, Classic e Advance sono identiche, cambia semplicemente la schermata. Come vedete le commissioni sono allo 0,1%
e già così sono le più basse di tutto il mercato cripto. E non finisce qui, perché se attivate questo interruttore e andate a pagare le fee con BNB, la criptovaluta di Binance, le fee vi vengono scontate di un ulteriore 25%, quindi passano allo 0,075, che sono veramente bassissime. Ed oltretutto non finisce qui, perché come vi dicevo prima, se utilizzate il mio link invita un amico, che trovate qui sotto in descrizione, avete un ulteriore 10% di sconto a vita su tutte le fee di Binance. Quindi approfittatene se avete intenzione di utilizzare questa piattaforma. Comunque, torniamo alla parte trade classic, che vi spiego brevemente come funziona un ordine limite. Qui, come vedete, gli strumenti sono tantissimi, ma andiamo a spiegarli step by step. La prima cosa in assoluto è selezionare la criptovaluta e lo scambio su cui noi vogliamo tradare o comprare o vendere. Per esempio, dato che parlavamo di BNB, andiamo a selezionare BNB USDT, quindi lo scambio da BNB a USDT. USDT è una stablecoin dove un USDT vale $1 e questo scambio è stabile, quindi è come scambiare BNB con dollaro. Selezioniamo questo scambio, poi come vedete nella parte centrale abbiamo un grafico che si può ingrandire, rimpicciolire, possiamo cambiare il valore temporale delle candele, possiamo fare veramente tantissime cose, possiamo mettersi a fare linee, studiare il grafico eccetera, però non lo facciamo oggi, magari se volete lo possiamo approfondire. Poi nella parte sinistra, come vedete, abbiamo l'order book, quindi tutte le domande e tutte le offerte di quella determinata criptovaluta. Nella parte qui sotto abbiamo il nostro pannello di controllo su cui andremo ad interagire per impostare i nostri ordini, quindi ordine limite, ordine a mercato, ordine stop limit, che è un ordine ancora più avanzato principalmente per impostare gli stop loss, e poi volendo c'è anche one cancel the other, che è un ordine condizionato ancora più avanzato che serve per impostare simultaneamente take profit e stop loss. Noi però ora andiamo a vedere gli ordini a mercato, che sono gli stessi identici di cui parlavamo prima. Ordine a mercato, nessuno sbatti, come vedete qui in alto ho 18 BNB, voglio convertire questi 18 BNB in USDT, imposto 18, schiaccio sell e quest'ordine semplicemente a mercato alla cifra maggiore offerta rispetto all'order book mi andrà a vendere questi 18 BNB e mi ritroverò qui i miei USDT istantaneamente. E non abbiamo parlato di questa parte destra, Market Traders. Il mio ordine, una volta effettuato, comparirà qui in Market Traders, che sono tutti gli scambi che stanno avvenendo istantaneamente su questa coppia USDT BNB. Qui l'unica cosa che sto perdendo, che sto pagando tra molte virgolette, oltre le commissioni dello 0,1 o dello 0,075 o addirittura dello 0,066 mi pare, se utilizzate il mio link, è lo spread, che è la differenza nell'order book tra maggiore prezzo offerto per comprare e minore prezzo offerto per vendere. In realtà poi, come abbiamo visto all'inizio, dato che Binance è il broker più liquido, dove c'è più liquidità, ci sono più scambi e gli order book sono i più pieni di tutto il mercato, non so neanche se si possa dire, lo spread su Binance in quasi tutte le coppie penso che sia il più piccolo che possiate trovare in comparazione a tutti gli altri exchange sul mercato cripto. Comunque io quasi mai vado ad impostare un ordine a mercato, ma imposto quasi sempre un ordine limite, anche per evitare di perdere tra virgolette questo spread, anche se poi possiamo andare a fare un discorso molto più approfondito. Non si tratta di perdere se il mercato sta salendo e quindi noi compriamo e poi il prezzo continua a scendere, e non si tratta di perdere se il prezzo scende e noi vendiamo e il prezzo continua a scendere, ma questi sono discorsi più approfonditi. Io, tornando indietro, faccio quasi sempre un ordine limite, quindi sono quello che si chiama un market maker. Io vado a dire, in questo caso, voglio vendere i miei BNB, ho 18 BNB, però non li voglio vendere al prezzo di mercato, quindi prima di tutto a questo acquirente, poi a quest'altro acquirente, poi quest'altro acquirente ancora, ma voglio impostare un ordine in base allo studio del grafico che mi sono fatto di vendita a, in questo momento il prezzo è 6,45 per un BNB, io lo voglio vendere a 6,50. E quindi quello che succederà è che qui sopra, adesso andiamo a rimpicciolire un po' l'order book in questo modo, quello che succederà è che qui sopra, tra tutte le persone che voglio vendere a 6,50, nell'order book ci sarò anch'io e quindi aumenterò la liquidità all'interno di questo order book. Poi se il prezzo andrà a 6,50 e qualcuno
comprerà i miei BNB, allora la transazione verrà eseguita, verrà fillata, i miei BNB verranno venduti e io riceverò USDT. Se il prezzo invece continuerà a scendere, quello che succederà è che la mia transazione, il mio ordine limite non verrà fillato e quindi fino a quando quel prezzo non verrà triggerato, potrebbe anche non essere mai triggerato, io non riuscirò a vendere o scambiare i miei BNB e il mio ordine limite rimarrà nell'order book a 6,50. Poi per carità, qui sotto avrò tutti i miei ordini, ora non ho nessun ordine e io potrò sempre modificare o eliminare il mio ordine limite e mi verranno restituiti i miei BNB. Io poi potrò reimpostare un altro ordine limite o al massimo vendere a mercato i miei BNB. La stessa cosa succede al contrario se io voglio fare una transazione di acquisto di BNB. Ora per carità non ho USDT nel mio wallet, però facciamo per ipotesi, voglio comprare 10 BNB, qui mi viene in rosso perché non ho abbastanza USDT per comprarli, li voglio comprare ad un prezzo di 630, quindi vado a impostare il prezzo per il mio ordine limite di acquisto a 630, la transazione ovviamente costerà 6300 USDT che io in questo momento non ho, quindi non mi farà impostare l'ordine limite di acquisto, ma il ragionamento è identico. Andrò a aumentare la liquidità nell'order book a 630 e se il prezzo toccherà 630 io acquisterò questi 10 BNB. Detto questo, in realtà nella parte di trading e di scambi di cripto all'interno di Binance ci sarebbe tantissimo altro su cui andare ad approfondire. Questi due comunque però rimangono i due ordini più utilizzati e i due ordini che io utilizzo maggiormente. Però se volete, per non far durare questo video ore e ore, in un altro video possiamo andare ad approfondire gli ordini stop limit e one cancel the other, oltre a tutta la parte di trading a margine in leva, quindi chiedendo in prestito delle cripto o con i derivati, con i future, che poi in realtà neanche io utilizzo così tanto, per cui se doveste essere interessati approfondiamo, ma ora vi faccio vedere quello che io utilizzo maggiormente. Un'altra funzione che io utilizzo veramente tanto per quel che riguarda Binance è la parte Earn, che ha veramente una moltitudine di servizi finanziari cripto immensa. Come vedete qui sotto ce ne sono 3, 6, 9, è veramente inquietante la moltitudine, la varietà di servizi che ci sono. Una cosa che voglio citare in particolare in questo momento, dato che siamo anche in una fase di lancio, è la parte di Launchpool e Launchpad, che è quasi sempre un'opportunità magnifica per partecipare al lancio democratico di nuovi progetti cripto. Io la parte di Launchpad l'ho già spiegata con un video approfondito che vi invito ad andare a vedere con il Lazio Fan Token. Ora stanno lanciando il Porto Fan Token, un altro fan token molto molto interessante. Se andate a vedere il video sul Lazio Fan Token capite come funziona il tutto senza che lo vado a rispiegare nel dettaglio in questo video. Dateci un occhio perché l'ultima volta il Lazio Fan Token aveva fatto veramente delle performance inaudite e chissà che la cosa non si possa ripetere anche con il Porto Fan Token. Come vedete io sto partecipando anche a questo Launchpad con i miei BNB, però come sempre io non sono un consulente finanziario, quindi andate ad approfondire magari anche attraverso il mio altro video più approfondito e fate le vostre opportune considerazioni. Io per quel che riguarda la parte Earn la utilizzo solo se so che deterrò un certo token, una certa criptovaluta per più di un certo determinato periodo di tempo. In questo momento, per esempio, non sono sicuro di detenere alcuni token per certi determinati periodi di tempo, quindi non la sto utilizzando perché voglio sempre avere i miei token pronti nel wallet per essere venduti nel momento in cui si vanno a triggerare i prezzi che io mi sono prestudiato per comprare un po' di più o vendere. Però quando utilizzavo questa funzione, e magari possiamo andare ad approfondire ancora di più, qui c'è tantissimo da approfondire, veramente troppo, quello che facevo in modo molto semplice, andavo a selezionare il token su cui volevo avere dei rendimenti. Qui per esempio, dato che abbiamo sempre utilizzato BNB come esempio, andiamo a selezionare nuovamente BNB e qui una volta cercato e selezionato BNB ti vengono proposti tutti i prodotti su cui BNB potrebbe avere una qualche rendita, per esempio staking con un API di 6,53, la durata, il vincolo è 60 giorni, sempre staking 5,86 di interessi annuali
la durata è 30 giorni, prodotto BNB Vault, API, quindi interesse annuale 4,59%, durata flessibile, quindi la si può depositare e prelevare quando si vuole. Launch Pool DAR 3,98%, durata flessibile. Poi, se volete andare ad approfondire cosa sono sti prodotti e come cavolo funzionano, qui sotto trascinate e per ogni singolo prodotto vi viene snocciolato come funziona, cosa vi serve e cosa state facendo. Comunque, se volete, scrivetemelo nei commenti e anche noi possiamo andare a vedere tutti i prodotti per quel che riguarda la parte di CryptoEarn. Ora, come vi avevo promesso all'inizio del video, vi faccio vedere il mio attuale wallet su Binance. Prima però ci tengo a precisare alcune cose. La prima è, come vedete, che detengo tutto questo wallet nella parte spot, perché siamo in un periodo infernale, infernato per quel che riguarda il mondo cripto, quindi io voglio sempre essere pronto a scambiare, vendere, comprare le mie cripto. Quindi il wallet che state vedendo ora cambia quotidianamente e ci faccio operazioni di continuo. La seconda è che questo non è l'unico exchange che io utilizzo, ho tanti altri exchange all'interno dei quali ho tanti altri wallet, oltre ai wallet che ho in DeFi, all'interno dei quali ovviamente ho altre cripto. Quindi per vedere il mio intero portafoglio cripto potete vedere qualcosa nei video dei miei investimenti, però non venitemi a dire ah, ma perché non hai questo, perché non hai quell'altro, perché non hai quell'altro ancora. Poi la terza cosa, e ci tengo a precisarla, questo non è tutto il mio capitale, anche perché stiamo parlando di investimenti cripto che ad ora sono ancora molto rischiosi. La legge quando si investe è differenziare. Se volete vedere in cos'altro investo e in cos'altro sto mettendo i miei soldi, di nuovo andate a vedere e seguire la rubrica dei miei investimenti, dove ogni mese vi faccio vedere tutti i miei portafogli. Detto questo, andiamo qui, Show Balance, e qui trascino piano piano, vedete tutte le posizioni all'interno del mio portafoglio cripto. Magari un domani, se siete interessati, ditemelo nei commenti, possiamo andare ad approfondire un qualche progetto cripto. Se volete approfondire qualsiasi cosa di Binance, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link approfondimento e, se siete interessati, il mio link invita un amico per avere uno sconto del 10% sulle commissioni di Binance. Iscrivetevi se non volete perdervi nessun mio futuro video e noi ci vediamo alla prossima avventura. Sto morendo. Ciao a tutti!